Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo filmato vi mostrerò come preparare la pasta modellabile di bicarbonato e come utilizzarla per fare qualche articolo di bigiotteria. Tenendo anche presente che questa pasta di bicarbonato va molto bene per la bigiotteria perché una volta asciugata bene e ben trattata diventa molto solida e resistente e in più ha il vantaggio di essere molto leggera, quindi possiamo fare anche degli orecchini di grandi dimensioni, ma non saranno mai pesanti. Allora, vediamo che cosa ci occorre. Per cominciare, 200 g di bicarbonato, 100 g di amido di mais e 100 ml di acqua. Poi ci servirà un pentolino perché questa pasta va cotta sul fuoco e una volta cotta ci servirà un piattino per lavorarla e un po' di cellophane e un barattolo con chiusura ermetica per conservarla. Quindi cominciamo, versiamo i 200 g di bicarbonato nel pentolino, i 100 g di amido di mais, e cominciamo a mischiarli. Poi aggiungiamo l'acqua un poco alla volta. Una volta che si è sciolto bene, andiamo quindi a cuocerlo sul fuoco. Dobbiamo tenere la fiamma medio-bassa. Continuiamo a mischiare, a mescolare fino a quando si formerà una palla. E a questo punto potremo poi cominciare a lavorarla con le mani. A dopo. Ecco fatto, il nostro impasto è pronto. Come vedete è bello solidificato. Quindi andiamo a metterlo nel piattino e lo lasciamo riposare per qualche minuto affinché si raffreddi un pochino. Meglio comunque iniziare poi a lavorarlo quando è ancora un po' tiepido, non completamente freddo. Eccoci qua. Allora, l'impasto non è più caldissimo, ma è ancora un po' tiepido, così rimane anche più facile da lavorare, e lo impastiamo per bene. Adesso lo lasciamo raffreddare bene e poi lo avvolgeremo nel cellophane e lo metteremo in questa scatola a chiusura ermetica e lo lasciamo riposare per qualche ora. Dopodiché possiamo cominciare i nostri lavori. A più tardi. Bene, a questo punto possiamo cominciare a ricavarci le nostre forme. Potete usare queste, le classiche formine da biscotti, che vanno benissimo, oppure i soliti stampini in silicone di vario tipo, varie misure. Se non avete, comunque potete usare qualunque altra cosa da cui prendere le forme, che può essere per esempio anche un tappino di plastica, oppure un bicchierino, qualunque cosa insomma da cui potete ricavare una forma che vi piace, o potete anche andare a mano libera.
Allora, quando è bene asciutto tutto quanto, procediamo a dare una base di colore acrilico nero su tutto. Allora, quando il colore di base è ben asciutto, diamo 2 mani di colla vinilica diluita con un pochino di acqua. Ecco, ora che anche la colla vinilica è ben asciutta, possiamo procedere alla decorazione. Io userò delle cere metalliche tipo questa, che servono apposta proprio per decorare i rilievi, però se non le avete potete usare anche qualunque colore che abbia un effetto perlato o metallizzato, o anche addirittura dello smalto per unghie, ehm, e poi insomma glitter e qualunque altra cosa vi possa piacere.
Allora, dopo che abbiamo dato una mano di vernice protettiva e abbiamo lasciato asciugare per bene, possiamo procedere ad assemblare il tutto. Ed ecco qui che cosa abbiamo realizzato. Se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e attivate la campanella, così saprete sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao!